Salute marmaglia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Oggi siamo su Lagazuoi, Echoes of the Great War. Si tratta di una ricostruzione storica fatta da un team italiano che ci ripropone gli avvenimenti delle battaglie durante la prima guerra mondiale avvenute sulle Dolomiti. Tutto quello che vedremo all'interno di questo gioco, che è più un'esperienza, è stata fatta cercando di riprodurre quanto più possibile la storia e tutti gli oggetti e l'equipaggiamento utilizzati durante quei conflitti dai soldati italiani. C'è perfino la partecipazione dell'esercito ed è in lingua italiana, ovviamente. Qui ci fa vedere un po' un piccolo tutorial su come muoverci all'interno del gioco e qui ci dice di prendere il cappello d'alpino. Cappello d'alpino. Perfetto. Per guardarti attorno, usa il joystick del controller destro. Io mi vorrei muovere non col teletrasporto, mi vorrei muovere liberamente. Beh, ragazzi, vedete? È un'esperienza, anche questa, didattica, perché vi spiega tutti i vari oggetti, l'artiglieria, quindi è come se noi fossimo in un museo in questo momento. Questa esperienza è stata realizzata anche in collaborazione con diversi musei per quanto riguarda proprio la Lagazuoi. E ogni pin che andate a toccare vi dice che cosa è e vi spiega anche la storia o vi dà dei dettagli in più su quello che state guardando. Fra l'altro, avete sentito? Parla in italiano, ma questo è un altro caso in cui è stato utilizzato un doppiatore non umano, quindi è sempre una voce robotica, chiamiamola così. E come vedete, ragazzi, il risultato, voi dite, ma si può utilizzare l'IA per doppiare? Certo, si può utilizzare l'IA, ma il risultato è quello che state vedendo adesso. E non penso che in un gioco di un certo spessore e di una certa importanza, soprattutto realizzato da un grosso sviluppatore, non penso che a voi possa andare bene un doppiaggio fatto in quel modo lì. Sì, va bene, magari all'inizio vi potrebbe andare bene, ma poi comincereste a richiedere la qualità. Ma perché questo doppiaggio fatto così, con questa voce meccanica, voce robotica, bla bla bla, eccetera, eccetera. E torniamo punto e a capo. Ok, ma vediamo il resto di Lagazuoi. Allora, andiamo a selezionare un punto, forse si fa così, ecco qui. Baracca degli Alpini sulla Cengia Martini. Questa è una lettera. Bene, e mentre Francesco, tramite la sua lettera, ci dice quello che è successo, noi ci troviamo all'interno di questo piccolo dormitorio improvvisato all'interno di una grotta e come vedete ci sono un po' di viveri, zaini, sacchi a pelo, fotografie. Le caverne che stiamo vedendo in questo momento, in base a quanto ci dicono gli sviluppatori, pare siano proprio la riproduzione fedele delle reali caverne scavate all'interno delle montagne. Dobbiamo prendere la beh, sì. Allora, ragazzi, in questo momento mi è rimasta la mano bloccata nel tavolo. In teoria dovrei prendere la manovella, ma c'è un problema perché se non posso impostare il movimento libero è un problema. Menu iniziale? No. Trova la leva e prendila. Controlla nella galleria nei pressi del motore. Sì. Il problema è che se non posso prendere. Oh, finalmente, è stato un po' difficile prenderla, ma... Ok. Ce l'abbiamo fatta? Qui la leva sta continuando a girare. Bene, pare che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo riattivato la teleferica. Ragazzi, c'è un problema perché ci sono le mani che si compenetrano e restano bloccate, non potendo muovermi liberamente. Quindi dobbiamo andare nelle gallerie più avanzate. La stufa a legna più vicina. Eccola qui. E li poggiamo sul pianale di fronte al fuoco per farli asciugare. Beh, ragazzi, cari sviluppatori, mi avete mandato la chiave, vi ringrazio. È un'esperienza molto importante, però è fatto proprio male,
non c'è possibilità di muoversi liberamente, si rimane bloccati continuamente dappertutto. Dopo aver completato questi compiti ci ha riportato dove eravamo prima e quindi possiamo andare a mettere il soldatino sul secondo piedistallo per cominciare un altro livello. Andiamo a vedere qui cosa si può fare. Questa è una foto, squadra motoristi. Stiamo impersonando Mario. Vediamo cosa si dovrebbe fare. Vai alla sala motori, usa i cartelli. Sala motori da quella parte. Ok. Questa è la benzina all'interno del serbatoio. Prendiamo la tanica con due mani, come ci dice Mario. Mettiamo il tappo. Leva di avviamento, ovviamente anche in questo caso immagino si debba fare con due mani. Ok, abbiamo fatto. Bisogna prendere il martello, immagino. Bisogna mettere la punta. Ok. Mi avevano lasciato da finire il lavoro. Prendiamo il martello. Avanzavamo di circa 5 metri al giorno. Abbiamo fatto il buco per... Ok, inseriamolo. Era tempo di far esplodere la roccia. Ok. Boom. Bene. Oh. Raggiunto il carrello, raccolsi i detriti e li posi all'interno della decovilla. Ok. Davanti a una bottiglia di vino sono l'unico sollievo da questa guerra bastarda, che finora ha solo torto, non solo... Bene, ragazzi, bene. In questa esperienza non dobbiamo combattere. Cioè, sì, ci saranno anche dei momenti in cui credo bisognerà combattere, perché ho visto che ci sono anche delle armi, ma dobbiamo rivivere momenti di vita di questi soldati all'interno delle montagne di Lagazuoi, sulle Dolomiti, per cercare di sopravvivere alle intemperie e ovviamente ai nemici. È un'esperienza molto molto breve, perché come vi ho fatto vedere, 2 dei 4 scenari li abbiamo già fatti, altri 2 scenari e se considerate che ci ho impiegato una decina di minuti per completare questi 2 scenari, immagino che gli altri 2 saranno altrettanto lunghi o brevi punti di vista, e quindi tutta l'esperienza in realtà è una visita storica di circa 20 minuti, mezz'oretta al massimo, che ci racconta la storia di questi ragazzi, questi giovani soldati impiegati nelle gallerie sulle Dolomiti di Lagazuoi. Tecnicamente ha molte mancanze, non c'è il movimento libero, come vedete ci sono molti problemi per maneggiare i vari oggetti perché si resta bloccati con i tavoli e con le altre superfici, l'interazione con gli oggetti non è molto intuitiva, è tutto molto molto grezzo, anche a livello grafico non siamo ai massimi dettagli perché già mi basta stare lontano appena un paio di metri al massimo per perdere completamente la qualità. E anche da vicino, insomma, non stiamo parlando di un lavoro graficamente di chissà quale livello. Però, insomma, la bellezza di questo gioco non vuole essere certamente la grafica. Ripeto, più che un gioco è un'esperienza che vuole raccontare la storia e vuole farci vivere un po' un'esperienza di trovarci all'interno di un museo, all'interno del quale possiamo anche toccare e utilizzare. Vediamo un po'. No, infatti non posso per esempio ricaricare quest'arma. Vero, fa click? C'è un modo? No, non c'è modo. Va bene, questo era Lagazuoi Echoes of the Great War, doppiato in italiano, un po' con una voce artificiale, un po' invece con queste lettere, che immagino siano lettere reali, lette da una voce fuori campo, che ci guida in quello che dobbiamo fare all'interno delle gallerie, e diciamo che è stato molto interessante rivivere qualcosa che storicamente è accaduto davvero, in realtà virtuale, come se fossi realmente presente in quei luoghi e in quei momenti storici. Bene, vi ringrazio per la visione completa, ragazzi. Like, iscrivetevi e continuate a seguire, attivate tutte le notifiche, supportate il canale con il tasto super grazie. Da Lagazuoi, va bene è tutto, ci vediamo alla prossima. Un saluto, Marmaglia.